Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Audi 4, la leggenda a trazione integrale, uscita numero 21. Ricordo che le uscite per il completamento di questo modello sono 110, il modello in scala 1 a 8, l'edizione è Centauria e il modello, nello specifico, tra i tanti titoli vinti, ha vinto il Rallye di Monte Carlo nel 1984 con il pilota Walter Röhrl e il suo navigatore Christian. Prima di procedere a farvi vedere i pezzi che ho trovato in questa nuova uscita, ci tenevo a chiedere scusa a Nicole, che è la compagna di Giovanni, che mi ha appunto commissionato questo montaggio. Quindi ti chiedo scusa Nicole, ti ho sempre chiamato Noemi, ti ho spiegato a Giovanni la motivazione per la quale ti chiamavo Noemi, e quindi scusami ancora Nicole. Un abbraccio a tutte e due. In questo numero troviamo i tubi di scarico, sono 5 pezzi tutti in plastica, compresa la staffa di fissaggio. Poi abbiamo 3 serie di viti, eccole qui, però vi do un consiglio: procuratevi anche 2 viti AP, perché, e dopo lo vedremo, andrete a sostituirle, una sicuramente e l'altra mi sono creato io un doppio foro grazie a delle punte, eccole qui. Mi sono creato il doppio foro perché altrimenti, giusto anche come ci siamo confrontati con Massimiliano, ciao Massimiliano, anche lui stesso infatti ha fatto lo stesso lavoro, perché è un ragazzo in gamba che sa il fatto suo anche lui e sta modificando la sua Audi 4 più simile all'originale, e quindi ecco le 2 viti AP, vedete qua non avete problemi, la sostituite. Qua invece sono andato a crearmi io il posto per la nuova vite AP, altrimenti questo vi rimane così, non vi rimane perfettamente diritto. Poi qui ci sono le fasi di montaggio, però io cercherò di semplificarvi per quanto possibile il montaggio stesso. Le uniche 2 mezze pagine di questa iconica macchina da rally. Bene, adesso prendo il modello, ecco qui, guardate che meraviglia. Se avete piacere poi seguitemi anche, perché andrò a montare in un nuovo video ovviamente il numero 71 della Lancia Stratos livrea all'Italia, vincitrice del Rallye di Monte Carlo del 1976. Allora, prima cosa da fare: uniamo questo tubo con questo tubo. Quindi mi rimuovo le 2 viti AP, a voi fa mettere una vite KP, però vi dico non è sufficiente. Perfetto. Vedete, voi senza questa seconda vite, se fate così e quando lo montate purtroppo viene flesso così il tubo di scarico,
qua vi fa una piccola gobba. È vero che sta sotto, non vi preoccupate, è una cosa che io mi sono sentito di dirvi, poi decidete voi cosa fare. Poi prendiamo questo tubo qui, dobbiamo andarlo a mettere qui. Prendiamo una vite KP e qui va bene usare questa. Uso un cacciavite con la punta più piccola perché la testa della vite è molto piccola rispetto a quella che ho avvitato prima. Ecco qua, perfetto. A questo punto, con il modello messo così, allora fatemi vedere se ho messo tutto, sì, perfetto. Vi dovevo dire un'altra cosa, eccola qui. Sono andato a mettermi già una vite KP e me la sono andata ad avvitare qui. Ok? Vado a rimuoverla. Per inserire questo levate il semiasse. Se lo avevate già montato lo andate a rimuovere senza problemi. Eccolo qui. Poi io ho preso una punta da 2,1 mm e mi sono allargato questo foro nella valvola Westinghouse, non so come si pronuncia, abbiate pazienza. Se non bastasse, con una piccola lima andate delicatamente a consumarvi un po' questo perno e fate più prove. Mi raccomando, state attenti ad inserirlo, non sforzate perché rompete la staffa dorata, mi raccomando. E poi semplicemente fate questo, guardate, inserite così, lo mettete nel foro, piegate il tubo, aspettate che vi faccio vedere perché deve andare sotto il semiasse. Ecco qua. Ok? Controllate che sia inserito all'interno della valvola, così, e va bene. Poi andiamo a metterci la staffa qua dietro, questa. Prendiamo due viti SM, io mi sono già creato il filetto qui e vado a rimuovere. Fate attenzione perché questo perno di plastica che avete qui deve andare in questo foro, perché poi metteremo una vite da sotto, una qui e una sempre da sotto davanti. Qua abbiamo il perno, lo inseriamo qua dentro. Dovrete fare un po' di forzatura per farlo entrare. Prima mettete il primo, senza stringere, e poi fate combaciare il secondo. A questo punto posso stringere.
Non esagerate a stringere, perché ricordatevi che questo è metallo, ma questa è una staffa in plastica. Se stringete troppo, la spezzate qui. Fatto questo, vedete questo tubo come rimane perfettamente allineato qui? Il vostro probabilmente vi si alza troppo, però, ripeto, è una cosa che io vi dico, però potete anche evitare di farla, questo intervento. Vedete voi. Poi prendo una vite, vi dico subito qual è, la KP. È quella che ho rimosso prima, dove gli avevo detto di farvi il filetto, cioè su questo punto qui. Mettiamo questo tubo così e lo avvitiamo. Non esagerate, quando siete arrivati in battuta non serve stringere di più, altrimenti rovinate il filetto. Se doveste rovinare il filetto, dovete poi mettere una vite AP. Giriamo il modello, ma nel farlo ricordiamoci che non avendo ancora le ruote posteriori, rischiamo di piegare troppo queste, che per carità poi potrete anche riaddrizzarle, però mettiamo questo sotto e così non appoggia sul paraspruzzi. Adesso vediamo come farvi vedere bene. Guardate. Ecco qui. Questo perno, che è la marmitta che abbiamo appena messo adesso, anzi è il collettore, va attaccato alla turbina e deve entrare quindi qui nel turbo. Cosa facciamo? Vediamo se riesco a inquadrare bene un attimo. Devo trovare una posizione per spiegarvi quanto è semplice fare questa operazione se si conosce il metodo. Forse di qua riesco, vediamo. Sì, forse qui vedete meglio. Devo semplicemente inserire questo, quindi faccio così, guardate. Spingo giù questo, alzo un po' sul turbo. Ecco, avete visto? Perfettamente inserito. Adesso non ci rimane che andare a mettere due viti che dovrebbero essere tutte e due le KP esattamente. E abbiamo finito il montaggio. Prendo le due viti KP e ci andiamo a fermare il primo pezzo dei due collettori qui, e l'altra la andiamo a mettere qui. Ovviamente, guardate, vedete che il foro è disassato rispetto a quello in metallo. Questo è metallo, sotto c'è la plastica. Vediamo se riesco a farvela vedere meglio così. Ecco, guardate, vedete? Non mettetela subito così la vite, prendete la marmitta da dietro e la tirate, avete visto? Così dovete lavorare. Se voi mettete la vite in questa maniera, cosa fate? Andate a rischiare di strappare il filetto perché lavora solo sulla parte laterale, questa di qua. Ok ragazzi, quindi adesso faccio così, tiro la marmitta e avvito.
Allora, perfetto, il montaggio è così terminato. Qua è a posto. Andiamo a montare nuovamente il semiasse. Questo adesso non ci serve. Semiasse, inserisco prima la parte anteriore qui, dove c'è questa ogiva dentro il gommino. E calcio la cuffia qui, dove all'interno in realtà c'è il giunto omocinetico. Ecco qua. Questo è il montaggio terminato. Bene, io ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi. Se avete piacere iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non solo di auto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente. Grazie. Un abbraccio e un saluto a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari. Ciao a tutti e ciao carissimo Giovanni e carissima Nicole. Scusami ancora. Ciao ciao.